Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buon inizio di settimana e bentornati sul canale. Purtroppo è una settimana che non inizia con l'umore giusto per noi interisti. Inter-Udinese finisce 1-2 e rappresenta un passo indietro rispetto alla sfida col Torino. È stata una partita che ci ha riportato coi piedi per terra, che ha smorzato i facili entusiasmi dopo la goleada della prima giornata e che soprattutto ci ha ricordato che questa Inter ha tanto da lavorare e che purtroppo ci sono i soliti problemi che conosciamo ormai da 3-4 anni e che il mercato non è riuscito a risolvere. Ecco, quando parliamo del mercato, come ho detto più volte, non è stato un mercato pessimo, è stato un mercato pesantemente incompleto quello dell'Inter e che quindi ha lasciato comunque dei buchi nella rosa dell'Inter. Ovviamente parliamo non a livello numerico, a livello di caratteristiche. Andiamo con ordine. Che Inter è stata quella che ha subito la prima sconfitta stagionale? Innanzitutto apro e chiudo parentesi, non dimenticate anche il like al video e l'iscrizione al canale, due semplici operazioni però di grande importanza. Torniamo alla partita. L'Inter che ha approcciato il match contro l'Udinese è stata anche una buona Inter all'inizio. Ecco, l'approccio non è stato cattivo perché è stato un Inter che ha cercato subito di partire con un ritmo alto, un Inter che cercava di verticalizzare, un Inter che cercava anche di pressare la prima costruzione dell'Udinese. Abbiamo visto anche alcuni movimenti che sono ormai diventati un po' abituali in questa prima Inter di Chivu, quindi con Lautaro che veniva incontro, che veniva a giocare tra le linee, Sucic che faceva un po' il Mkhitaryan, ecco, si scambiava qualche volta con Bastoni, lo abbiamo visto cercare l'ampiezza, avanzava per andare a giocare tra le linee e tutto sommato è stato un buon Sucic, non il calciatore straripante che abbiamo visto nella prima giornata, ma questo naturalmente anche molto per merito dell'Udinese, perché comunque era una squadra che ha tolto tempo e spazio naturalmente ad un centrocampista tecnico. Quando gli si toglie il tempo della giocata, lo spazio per giocare e la si mette molto sul piano fisico, qualcosa può soffrire. L'Udinese invece ha cambiato un po' la coppia d'attacco, ecco, è andata in campo con Davis e Baio, quindi due attaccanti veri, puri, e quindi erano due calciatori che entrambi erano capaci sia di venire incontro sia di attaccare la profondità. Infatti era un lavoro che riuscivano a fare entrambi i calciatori, insomma questo. Tutto sommato però, come abbiamo detto, l'Inter che inizia la partita contro l'Udinese non non l'approccia male, anzi un Inter che tutto sommato è in controllo del match e che poi trova anche il vantaggio. Ecco, sul gol dell'1-0 è eccezionale la giocata di Lautaro che si libera di Christensen, poi c'è Thuram che punta e questo è sicuramente un qualcosa di positivo perché significa che Marcus Thuram sta bene dal punto di vista fisico e mentale, poi apre per Di Marco sullo sviluppo dell'azione, poi ci sarà il tiro di Thuram e Dumfries che ribadisce in rete. Ecco, da lì in poi ci si aspettava una gara decisamente più in discesa, viene sbloccata nel primo tempo, c'è una differenza tecnica tra le due squadre e invece l'Inter non riesce a dare continuità a quel vantaggio. L'Inter inizia a soffrire il pressing dell'Udinese, la fisicità dei calciatori friulani, un Udinese che cerca di recuperare palla e verticalizzare subito verso le punte. Ecco, il modo di giocare dell'Udinese finisce anche per togliere ritmo all'Inter, perché è una squadra che non lascia tanti spazi tra le linee, che aggredisce tanto e che, come detto, ha tanta fisicità. Praticamente in ogni reparto l'Udinese ha calciatori molto strutturati fisicamente. Andiamo al primo episodio che va a cambiare la partita, il calcio di rigore che per me è ineccepibile, perché è vero che Dumfries va al contrasto, si gira, il problema è che Dumfries perde il contatto visivo col pallone e se andiamo a vedere anche da questa immagine, che poi è presa di spalle ma fa vedere chiaramente come Dumfries colpisce il pallone, il braccio è molto largo per quanto lui stia girato, il problema è proprio quello che perde il contatto visivo con la palla, il braccio largo aumenta il volume del corpo e impedisce praticamente al pallone di arrivare al centro dell'area di rigore, all'interno dell'area di rigore, quindi per me è un rigore assolutamente ineccepibile. Ebbene, dopo l'1-1, il pareggio di Davis dagli 11 metri, l'Inter non riesce ad avere una reazione, anzi è la stessa Inter che
avevamo ammirato tra l'1-0 e l'1-1, quindi con l'Udinese che riesce a fare la sua partita e poi alla fine arriva anche nel corso del primo tempo arriva anche il 2-1 dell'Udinese. E andiamo ad analizzare anche il gol del 2-1 della squadra friulana, perché qualcuno nei commenti post live di ieri sera, quando abbiamo analizzato a caldo la partita, aveva incolpato anche Acerbi. Perché secondo me, dicendo che Acerbi doveva andare a raddoppiare su Bissek. Questa è l'azione del gol e secondo me Acerbi ha poche colpe. Qui la palla è a Davis. Acerbi cosa fa? Arretra, perché naturalmente lui non ha copertura alle spalle. Ecco, questa è il primo frame. Acerbi su Davis qui ha due scelte: può andare diretto sull'avversario oppure arretrare. Arretra perché ha tanto spazio alle sue spalle e non ha copertura. Se Acerbi viene saltato, praticamente Davis trova una prateria. Allora cosa fa? Acerbi prova a scappare all'indietro, Davis nel frattempo appoggia ad Attà. Anche qua vediamo, Acerbi va all'indietro perché qui se Acerbi va a raddoppiare lascia lo spazio a Davis per buttarsi dentro, lascia un buco in difesa. Anche nel frame successivo vediamo, qui c'è Attà che avanza palla al piede, tra l'altro qualcosa che avevamo sottolineato nel pre-partita di sabato, Attà che va a giocare tra le linee, un giocatore bravo ad avanzare palla al piede, bravo anche nel dribbling. Qui torniamo proprio all'azione. Bissek contrasta Attà, Acerbi e su Davis. Acerbi non può lasciare lo spazio qui al centro perché altrimenti poi per Attà potrebbe essere semplice andare a servire Davis in questo spazio e l'attaccante dell'Udinese si trova tu per tu col portiere. Frame successivo, qui ci troviamo praticamente la stessa situazione, Acerbi è costretto a rimanere lì perché deve seguire Davis. Bissek però cosa fa? Man mano arretra, lascia tanto spazio ad Attà, non va a chiudere su Attà e vediamo che qui il centrocampista friulano ha un bel po' di spazio, forse un attimo prima, poi naturalmente il tutto è complicato dalla rapidità dell'azione, però un attimo prima forse Bissek doveva stare più vicino ad Attà, provare a fermarlo, e invece Bissek arretra, lascia spazio colpevolmente al centrocampista dell'Udinese, poi Attà troverà un angolino praticamente perfetto e batte Sommer. Di lì praticamente al fine primo tempo non succede nulla. Nel secondo tempo è un Inter diversa, un Inter che inizia in maniera più arrembante, un Inter che cerca più ritmo e soprattutto c'è una differenza che è stata sottolineata anche da Christian Chivu. I terzi di difesa vengono coinvolti nella manovra, anche Bissek che tra l'altro poi sull'azione del gol, già da quando l'Inter perde palla, lui fa un movimento non eccezionale, infatti in quell'occasione Barella si è anche arrabbiato perché Bissek rimane piantato anziché allargarsi e dettare una linea di passaggio. Poi sullo sviluppo di quell'azione l'Inter perde palla e nasce appunto il gol del 2-1. Dicevamo, nel secondo tempo l'Inter ha i terzi che aiutano di più, che era un po' un qualcosa che vediamo meno con Chivu, che però è importante per andare a creare la superiorità sulle corsie esterne. È un Inter che parte bene nella seconda frazione, che trova anche il 2-2, poi purtroppo annullato, però anche lì troviamo tanti giocatori all'interno dell'area di rigore, Sucic che la spizza di testa, quindi insomma è una buona Inter quella che inizia nel secondo tempo. Il problema è che passano i minuti, l'Inter man mano cala, l'Udinese si mette più sulla difensiva, lascia pochi spazi tra le linee, non lascia mai possibilità di crossare dalle corsie esterne. Infatti i cross che arrivano in area sono tutti cross che arrivano dalla tre quarti o addirittura sono dei semplici lanci lunghi. In queste situazioni ovviamente Christensen e Solé hanno avuto vita facile anche in virtù della loro fisicità, della loro altezza e della loro qualità nei duelli aerei. L'Inter praticamente l'ha sempre sofferto questa situazione, quando invece l'Inter andava sulle fasce praticamente non riusciva mai a saltare l'avversario, quindi tanti cross venivano ribattuti, poi abbiamo avuto tanti calci d'angolo, ma oggettivamente con l'altezza dei calciatori dell'Udinese era difficile sfruttare quelle situazioni. L'Inter man mano ha perso lucidità. Chivu cosa fa? Toglie Sucic, mette Mkhitaryan. Lì, mettere Mkhitaryan che può dare una mano, ma il mio dubbio è perché è rimasto in campo ancora Çalhanoğlu, un Çalhanoğlu che è stato la controfigura di se stesso. Secondo me poteva essere un valore aggiunto
E invece è stato un Çalhanoğlu che in pratica è quasi sparito nella partita, solo 39 tocchi, pochi per quello a cui ci aveva abituato, 89% di passaggi riusciti, insomma, in media con anzi forse anche un pochino inferiore a quello che ha fatto di solito negli anni all'Inter, 11 possessi persi, insomma un Çalhanoğlu che praticamente è sparito dalla partita e secondo me ecco in quel frangente forse era più consona all'uscita di Çalhanoğlu che non quella di Sušić. Poi ecco da lì dal 62esimo quando entra Sušić all'83esimo, voglio sottolineare questo aspetto, l'Inter che deve recuperare il risultato lo fa senza nuovi acquisti in campo. Ad eccezione di Pio Esposito, però Pio Esposito rientra dal prestito, non è un investimento, non è un acquisto del calciomercato. E qui sottolineo questo aspetto perché? Perché è un Inter che dal calciomercato ha preso sì prospetti, sì calciatori che in futuro potranno essere validi, ma ad oggi si è realmente rinforzata l'Inter almeno per quanto riguarda l'11 titolare. Non parliamo delle alternative, ma i calciatori che devono recuperare un risultato negativo in casa. Possibile che il calciomercato non ha portato chi magari può essere messo in campo e può dare una sterzata alla gara, perché se dal 62esimo all'83esimo praticamente l'Inter non mette in campo acquisti dal calciomercato, significa che probabilmente questi calciatori ad oggi non danno nulla in più dei titolari, forse neanche a partita in corso. Sul calciomercato ci arriviamo tra un attimo. Chivu poi finisce addirittura col 4-2-4, ecco all'83esimo fa altri cambi e mette dentro 4 attaccanti. Questo è un altro aspetto sul quale voglio soffermarmi. È una scelta che tante volte è stata invocata anche per Inzaghi che praticamente non la faceva mai, ma molto spesso si sentiva dire perché non mette dentro un altro attaccante, perché non andiamo con 3, con 4 punte, con 5 punte, ma a cosa ha portato questo 4-2-4? Praticamente a nulla. Non è stata una scelta logica, è stata una scelta dettata dalla confusione del momento, dal problema di non saper come scardinare la difesa dell'Udinese e allora mettiamo dentro tutti gli attaccanti, ma l'Inter praticamente ha perso ulteriormente lucidità nella costruzione, perché mettere dentro tutti gli attaccanti quando una squadra non riesce a creare pericoli, non riesce a portare il pallone all'interno dell'area di rigore, non serve praticamente a nulla. Va bene l'ingresso di Pio Esposito, perché magari, ecco, come avevamo detto nel video di sabato, è l'unico praticamente che riesce a contrastare sui duelli aerei con i difensori dell'Udinese, seppur poi non sono arrivati palloni giocabili per il problema dei cross che abbiamo detto poc'anzi, però lì ci poteva stare, ma mettere dentro 4 attaccanti, svuotare il centrocampo e intasare l'area di rigore non è servito praticamente a nulla. È una mossa dettata dalla disperazione quando non si sa come attaccare la linea avversaria e allora si mettono dentro gli attaccanti, si buttano palloni in area nella speranza che arrivi un rimpallo, che arrivi un colpo di fortuna, ma non è un qualcosa di studiato. Infatti l'Inter cosa fa? Si trova con solo i 2 centrocampisti e continua ad avere sempre più difficoltà nella costruzione del gioco, quindi un gioco che tende anche un po' ecco, ad essere rallentato nella costruzione, l'Inter che va per corsie laterali, poi si buttano palloni in aria, ma insomma quei 4 attaccanti sono serviti veramente a poco. Poi ovviamente bene l'Udinese per come ha impostato la partita, è stata brava a non farci trovare ritmo, è stata brava a chiudersi nel secondo tempo. Christensen e Solé hanno fatto una partita eccezionale e alla fine questo ci ha portato alla prima sconfitta stagionale. Sconfitta che riapre, come detto in precedenza, il tema sulla qualità della rosa dell'Inter, perché purtroppo all'Inter mancano delle caratteristiche e lo sapevamo anche dopo il Torino, lo sappiamo oggi, lo sapremo anche se alla ripresa dovessimo battere la Juventus, perché all'Inter manca un difensore veloce. Ecco, Acerbi non tanto in occasione del gol, ma in altre situazioni ha un po' sofferto, poi magari se l'è cavata, però abbiamo visto che ha sofferto contro gli attaccanti dell'Udinese e soprattutto manca chi crea imprevedibilità sulla tre quarti e può creare quello scompiglio nelle linee, tra le linee avversarie. Se andiamo a vedere il dato sui dribbling riusciti dell'Inter, l'unico che spicca è Thuram, che ha realizzato 4 dribbling riusciti su 5 tentati. Poi il resto, se prendiamo gli esterni
e i calciatori che sono subentrati non troviamo neanche un dribbling riuscito. Era arrivato Luis Enrique e arrivava un po' come il calciatore che aveva tra le sue caratteristiche l'1 contro 1. Il fatto però che in una partita in cui l'Inter non riesce a trovare spazio per crossare, non riesce a saltare le linee avversarie, non venga messo in campo, mi fa pensare che forse non è lui la soluzione e che anche lì sono stati investiti 25 milioni che non vanno a colmare una falla nella rosa dell'Inter. E torniamo agli stessi problemi, sono gli stessi discorsi che facciamo da 4 anni a questa parte praticamente, perché è un Inter che quando gli avversari si chiudono, quando gli avversari bloccano le corsie esterne, fa un giro palla ma fa fatica a portare il pallone in aria. Ecco, all'Inter serviva chi dribblasse e invece è stato ceduto l'unico che nell'uno contro uno riusciva a dare un po' di imprevedibilità, che era Zalewski, che non era un fenomeno, però nell'uno contro uno riusciva a saltare l'uomo. E invece è un Inter che ad oggi Dumfries, Di Marco, i subentrati, quindi Carlos Augusto, Bonni, non hanno realizzato neanche un dribbling contro l'Udinese. Ovviamente ci auguriamo che questo possa essere un incidente di percorso, perché poi oggi è facile essere anche disfattisti. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti. Sappiamo che è una rosa incompleta, che l'Inter non ha colmato i problemi sul mercato, però allo stesso tempo adesso non va neanche pensato che siamo da Europa League. Ecco, io mi auguro che riusciremo a giocarci il campionato, anche se penso che quest'anno daremo molta meno battaglia al Napoli. È una mia sensazione, una sensazione che avevo già da qualche settimana, vedendo anche l'andamento del calciomercato, e purtroppo diciamo che queste mancanze nella rosa dell'Inter un po' mi preoccupano. Però mi auguro che questo sia solo un incidente di percorso appunto sulla strada che porta l'Inter a giocare diversamente, pressing, linea difensiva alta, insomma. Ci auguriamo che, se certo non saremo sempre quelli di Inter Torino, che non sia neanche quella vista contro l'Udinese la vera Inter. Insomma, può capitare un incidente di percorso quando si cambia l'allenatore, quando si cambia un po' la filosofia e la mentalità. Mi auguro di sì. Purtroppo, come ha detto Kivu, siamo un cantiere aperto, c'è tanto da lavorare. E ripeto, l'unica cosa che un po' mi preoccupa è che ci sono delle situazioni dal punto di vista tattico che già avevamo visto nei 4 anni con Inzaghi. Ora ci attende la sosta che naturalmente adesso sarà lunghissima, perché ovvio che quando vai alla sosta dopo una brutta prestazione, dopo una sconfitta in casa contro l'Udinese, ovviamente non si vede l'ora di ripartire. Però poi alla ripresa avremo subito la possibilità di rifarci. C'è il big match con la Juventus ed io non penso assolutamente che l'Inter sia la stessa vista contro l'Udinese. Mi aspetto comunque un Inter che darà battaglia. Poi inizia la Champions. Insomma, il tempo gioca a nostro vantaggio. C'è tutta la possibilità di rifarsi, c'è la possibilità di ripartire. Se facciamo un paragone con lo scorso anno, il Napoli di Conte, che poi vince lo scudetto, alla prima giornata subisce un 3-0 a Verona, quindi non siamo disfattisti. Sappiamo cosa manca all'Inter, però non dobbiamo vedere adesso tutto in maniera negativa, come allo stesso modo non dovevamo dire che andava tutto bene dopo il 5-0 col Torino. Ragazzi, mi aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Video post partita abbastanza lungo, però c'era tanto da analizzare nella sfida di ieri. Poi mi aspetto anche le vostre idee, cosa vi attendete, cosa vi aspettate adesso dal prosieguo della stagione. Quindi, come al solito, nei commenti potremmo confrontarci. Io vi saluto, nonostante una brutta prestazione e la sconfitta. Come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.